Quanti amici vengono alla festa? Ecco la spiegazione. Molto è sbagliato perché è un avverbio, non è un aggettivo interrogativo. Quanti è la risposta corretta perché serve per chiedere la quantità di un sostantivo plurale. Tante è sbagliato perché è un aggettivo indefinito e non è un interrogativo. Quanto è anche sbagliato perché si usa con i sostantivi singolari oppure con i non numerabili, per esempio quanto zucchero. Suggerimento. Ripassa la differenza tra singolare e plurale negli aggettivi interrogativi. Scrivi 5 domande con quanti e quante e altre 5 con quanto e quanta per notare la differenza tra singolare e plurale. Domani noi andiamo al mare. Vediamo ora la spiegazione. La A è corretta, andiamo, perché il soggetto è noi. Noi andiamo, verbo alla prima persona plurale. Le altre sono sbagliate, vediamo perché. Andate è la seconda persona plurale, voi andate. Va è alla terza persona singolare, lui o lei va. Vado invece è alla prima persona singolare, io vado. Ecco il suggerimento. Fai attenzione alla coniugazione del verbo in base al soggetto. Scrivi la coniugazione completa del verbo andare al presente e inventa 3 frasi con noi andiamo. Ho comprato una torta per il compleanno di Marco. Vediamo la spiegazione. Il punto A è errato perché la preposizione di indica possesso, invece qui serve una preposizione per indicare lo scopo. Il punto B è invece corretto perché per indica lo scopo o la destinazione. Per esempio, come abbiamo visto, una torta per il compleanno. Il punto C e il punto D sono errati. A è una preposizione che si usa soprattutto per moto al luogo, andare a scuola, per esempio. E da anche qui non va bene perché può indicare la provenienza, per esempio, vengo da Milano. Ecco il suggerimento. Usa correttamente le preposizioni che servono per indicare lo scopo. Scrivi 5 frasi con per indicare scopo. Per esempio, un regalo per. Confrontale con frasi simili usando la preposizione a e la preposizione da. Oggi il cielo è meno nuvoloso di ieri. Ecco qui la spiegazione. L'opzione A, meno nuvoloso, è corretta perché si tratta di un comparativo di minoranza, meno più aggettivo. Le opzioni
B, C e D sono errate. Nuvoloso è errato perché manca il confronto, quindi non c'è il comparativo. L'opzione C, nuvolosissimo, è errato perché questo è un superlativo assoluto e non confronta 2 giorni. Nuvolosità invece non è un aggettivo, è un sostantivo. Ecco il suggerimento. Considera bene come funzionano i comparativi per esprimere una quantità maggiore o minore di qualcosa. Pratica i comparativi con queste frasi. Scrivi 3 frasi con più aggettivo e 3 con meno più aggettivo. Ho visto Giulia e le ho dato il libro che mi aveva chiesto. La spiegazione. Le è errato perché è un pronome indiretto che significa a lei. La è errato perché è un pronome diretto, per esempio la vedo, vedo lei. Mi invece è corretto perché è il pronome indiretto che significa a me. Infine C è errato perché è un pronome indiretto e significa a noi. Suggerimento: ripassa l'uso dei pronomi indiretti nelle frasi e la differenza con i pronomi diretti. Crea una tabella con i pronomi indiretti mi, ti, gli, le, ci, vi, loro e scrivi una frase con ogni pronome. Non vedo l'ora di leggere il libro che mi hai consigliato. Spiegazione. L'opzione A è quella corretta, il è un articolo determinativo che usiamo con i nomi maschili. Lo usiamo qui con la parola libro perché stiamo parlando di un libro specifico. Le altre opzioni B, C e D sono errate. L'opzione B, si tratta di un articolo indeterminativo. L'opzione C, lo, si tratta di un articolo determinativo che però si usa con sostantivi maschili che iniziano con S più consonante e altre combinazioni. L'ultima opzione D è un articolo indeterminativo maschile, anche questo, che si usa con S più consonante e altre combinazioni. Suggerimento: usa l'articolo determinativo quando ti riferisci a oggetti già specificati o noti. Scrivi 5 frasi con articoli determinativi per oggetti già noti e 5 con articoli indeterminativi per oggetti non specificati. Ieri sera siamo usciti e abbiamo mangiato una pizza buonissima. Ecco la spiegazione. L'opzione A, un, è errata perché questo è un articolo indeterminativo maschile, ma pizza è un nome femminile. L'opzione B, la, è errata
perché la è un articolo determinativo, invece qui ci serve un articolo indeterminativo perché parli di qualcosa di non specifico, non conosciuto da chi ascolta. Invece C è l'opzione corretta, un articolo indeterminativo per un nome femminile. L'ultima opzione D1 è errata perché è un articolo indeterminativo maschile che però usiamo per i nomi che iniziano per S più consonante, Z e altre combinazioni. Ecco il suggerimento. Ricorda, prima individua se serve un articolo determinativo, la, il, eccetera, o indeterminativo, una, un, eccetera. Poi scegli quello giusto in base al genere, un, una. Esercitati a usare una, un, uno in frasi per distinguere tra ciò che è specifico e ciò che è generico. Marco ha visto una giacca bellissima e vuole comprarla. La spiegazione. L'opzione A è corretta. La è il pronome diretto femminile singolare. Comprarla uguale comprare più la. Le altre opzioni B, C e D sono errate. Lo è un pronome diretto maschile, ma giacca è un nome femminile. Ne è errato perché è un pronome partitivo non adatto in questa frase. C è errato perché è un pronome avverbiale e non funziona con l'infinito in questo contesto. Suggerimento: ripassa i pronomi diretti uniti all'infinito. Scrivi 5 frasi con pronomi diretti uniti a un verbo all'infinito. Per esempio, mangiarla, vederlo, comprarli. Tra questi due film preferisco quello che è più divertente. Spiegazione. Le opzioni A, B e C sono errate. La prima, quale, è errata, si usa per fare domande. Quale film? Non per unire frasi. Chi, invece, si riferisce solo a persone. Chi viene, non a cose. Il quale, invece, anche se corretto grammaticalmente, è troppo formale e poco usato nel parlato quotidiano. L'opzione D che è quella corretta, perché è un pronome relativo soggetto, unisce le frasi e sostituisce quello che è più divertente. Suggerimento: esercitati sull'uso dei pronomi relativi per costruire frasi più fluide e corrette. Usa che per unire due frasi e evitare ripetizioni. Fai 5 frasi con che come pronome relativo soggetto e 5 con il quale per esercitarti. Marco parla bene inglese, ma Giulia lo parla meglio di lui.
Ecco la spiegazione. Più è errato perché è un comparativo di quantità più libri, non di qualità. Meglio invece è corretto perché è un avverbio comparativo di qualità. Parlare meglio. Molto e tanto sono errati. Molto indica solo quantità e non confronto, e la stessa cosa tanto. Il suggerimento. Ripassa i comparativi di qualità, come bene, meglio, male, peggio. Esempio: Marco parla bene inglese, ma Giulia lo parla meglio di lui. Scrivi 5 frasi con meglio e 5 con peggio per fare pratica.